Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata bellissima, questa bellissima serata in compagnia della dottoressa Ethel Cogliani, un personaggio fantastico che ci accompagnerà in questo viaggio di consapevolezza e di sapienza. Io vorrei subito vedere se lei è in linea, così vediamo un attimino il collegamento, se funziona. Ethel, ci sei? Mi sentite? Pronto, pronto? Sì, ti Mi sentiamo sentite? forte Mi e chiaro. vedete? Sì, ti sentiamo. Benvenuta e grazie della tua disponibilità per questa serata informativa, dove naturalmente ci saranno tante domande perché i nostri amici sono affamati di risposte. Ti lascio subito la parola perché lo sai, gli inconvenevoli a me non piacciono, mi piace subito andare al sodo. Ok, In poche parole presentati perché così molti che non ti conoscono ti conosceranno. ok. Allora, io sono Ethel Cogliane, piacere a tutti. Siete in 110 in questo momento in linea e sono emozionatissima. Diciamo che il mio lavoro è quello di nutrizionista. Diciamo che da quando ho iniziato mi sono concentrata essenzialmente sul cercare di risolvere tutte quelle che sono le problematiche legate all'infiammazione, ok? Diciamo che fanno parte di una famiglia che si chiama malattie autoimmuni, ma in realtà adesso in questa intervista spero di farvi capire in realtà che all'infiammazione sono associate in realtà quasi tutte le problematiche, ok? A prescindere dalle malattie che noi abbiamo o no, del nostro corpo. Ecco, tu volevo E farti una domanda subito a bruciapelo. a Sei bruciapelo. autrice di diversi libri molto belli. Sì, molto belli io non lo dico, lo dicono Beh, lo dicono gli eventualmente i altri, miei dai. lettori, non mi permetto. Per me sono fighissimi, ovviamente l'ho scritti io. Vabbè. E allora, sì, di due libri che sono già andati in stampa da anni, ormai il più giovane dei due, Thyroid X-Files del 2017, e invece il primissimo che ho scritto è del 2016, è Dietro la malattia. Mentre l'ultimo nato, che praticamente è nato in grembo al Covid, che è uscito praticamente la scorsa settimana, ho fatto il prelancio, ancora non è andato in stampa ovviamente, dato che è tutto fermo, e si chiama Supervivere del XXI secolo. È tutto un programma. Sì, sì, tutto Questo un programma. super l'hai aggiunto tu perché forse la vedi in un modo un po' diverso, la vedi un po' in modo ottimistico e hai ragione perché Perché la sopravvivenza è triste. esatto. Cioè, bisogna supervivere, Certo, sopravvivere. dovremmo ritrasformarci un po', anche un pochettino col nostro sistema immunitario che in questo periodo è un po' giù, eh? Beh, sì. Ecco, alla fine, Abbiamo scelto un argomento, diciamo, hot in questo esatto, periodo. sai che abbiamo avuto anche il dottor Montanari un paio di Sì, giorni fa, che è giovedì. stato fantastico, e tra l'altro tu conosci anche la dottoressa Gatti e il dottor Assolutamente, di Montanari. persona. Ecco, Assolutamente. dunque sai che persone sono, Spettacolari. andate d'accordissimo proprio perché condividete la stessa filosofia. Io, eh, io ti direi subito di partire perché la serata sarà abbastanza lunga, abbiamo un'ora e mezza circa di conferenza, Ok, e io direi di entrare nel vivo facendoti ok, quella domanda fatidica. Ovviamente ok. se hai bisogno di supportarti anche con le tue slide, fallo pure quando vuoi, sai come si fa, ma la Quando... domanda è: Dimmi. cos'è il sistema immunitario? Allora, il sistema immunitario, intanto io vorrei veramente in questa ora e mezza, faccio una piccola premessa, trasformarvi l'idea che avete del sistema immunitario del vostro corpo e del rapporto del vostro corpo con l'ambiente e con le malattie. Spero che tra una domanda, un volo pindarico e quant'altro voi riusciate veramente a trasformare il vostro concetto di malattia e tutto il resto, lo spero. E parto dalla definizione di sistema immunitario, perché in realtà la definizione di sistema immunitario non penso che sia stata scritta da qualche parte, quindi in realtà io
personalmente, se vi do la mia definizione, cioè quella che mi accompagna ogni volta che ad esempio cerco di spiegare ai miei pazienti su che cosa andiamo a lavorare. Esatto. Il sistema immunitario essenzialmente è un insieme complesso di interazioni che hanno tutti gli organi del nostro corpo tramite delle molecole, ok? Che permettono al nostro corpo di mantenere la sua identità nell'ambiente. Che cosa vuol dire questa cosa? C'è un ambiente interno e c'è un ambiente esterno e questa divisione, ok, è governata in qualche modo al suo perimetro proprio dal sistema immunitario. Ancora, sempre per farvi capire, il sistema immunitario agisce cercando di dividere ciò che è self, quindi ciò che ci appartiene, e ciò che è non self, quindi ciò che non ci appartiene. In realtà, molto banalmente, dice, vabbè, tutto quello che sta tra la mia pelle e mi appartiene, ok? E tutto ciò che sta tra la mia pelle e l'esterno non ci appartiene, così in modo molto intuitivo. In realtà non è proprio così, ok? Se no il sistema immunitario non servirebbe, basterebbe la pelle o un pezzo di plastica essenzialmente. Ecco, ma quali sono proprio le funzioni principali? Ok, praticamente che cosa fa praticamente il sistema immunitario per definirci? Definisce appunto il self che è come si dice, sono ad esempio tutte le cellule del nostro corpo, Perfetto. ma anche i microrganismi che sono all'interno del nostro intestino o i microrganismi che sono sulla nostra pelle. Ok? Perfetto. E invece c'è il non self, che sono sì gli organismi patogeni, ok? Che in realtà poi vedremo che non sono proprio così, ok? Non è sbagliato definirli in questo modo, ma sono anche tutte quelle cellule che hanno perso il loro collegamento con le altre cellule, la loro interazione con le altre cellule. Le funzioni, ok, del sistema immunitario, appunto, si possono ipersemplificare dicendo così, proprio una frase molto semplice, la distinzione tra self e non self, che non è poi così semplice e come viene definita. Ma se proprio vogliamo suddividere le funzioni del sistema immunitario in modo più definito e in modo più, come si dice, in modo più congeniale per capire meglio qual è la complessità, ok? Possiamo dire che sono in principal modo tre e sono combattere contro i patogeni, quindi difenderci appunto dal non self, quindi tutto ciò che è disfunzionale al nostro organismo, cercare di creare degli equilibri con gli organismi simbionti. Che cosa vuol dire questa cosa? Il nostro corpo non è da solo, ok? Noi siamo in realtà un superorganismo che è l'ambiente di miliardi di specie batteriche, ok? E non solo, ok? Anche fungine. E Ecco. questa convivenza è resa tale grazie proprio al nostro sistema immunitario, ok? Un'altra funzione importantissima, ok? In realtà è la principale del sistema immunitario, ok? Dovrebbe essere la principale, non è la principale, dovrebbe essere la principale, il condizionale è d'obbligo e poi man mano che vado avanti capirete perché, è quella di riuscire a riconoscere quali sono le cellule funzionali, quali sono le cellule danneggiate, quali sono le cellule che sono invecchiate, ok? Smaltirle, ok? Riciclarne una parte, smistare questi materiali, ok? Per nutrire e fornire nuovo materiale al resto del corpo, quindi alle cellule sane, ok? Per rinnovarsi, rinforzarsi, ok? E quindi mantenere un equilibrio sempre più forte. Nonostante queste tre funzioni sembrano praticamente totalmente diverse, in realtà tutte quante fanno capo a un unico grandissimo meccanismo. Okay? Funzionano tutte quante più o meno allo stesso modo, ovviamente poi attivando diciamo durante il meccanismo molecole diverse, ma in realtà il processo iniziale viene scatenato comunque sempre da uno stimolo.
Okay? Uno stimolo che può venire dall'esterno, come può essere un patogeno, una ferita, un quant'altro, o può venire dall'interno, appunto, come abbiamo detto, una cellula che invecchia, ok, e comincia ad essere non funzionale. Questo Ecco, stimolo veramente fa iniziare la risposta del nostro sistema immunitario e ovviamente questa risposta crea una sorta di cascata enorme, ok, proprio a valanga, che ha lo scopo praticamente di distruggere tutto ciò che non va, ok, per poi ricostruire dalle Perfetto. macerie. Ecco, il rapporto che c'è appunto tra il nostro corpo e questi microorganismi è una sorta di, come posso dire, un bilanciamento autoriparante. Allora, con i microorganismi il discorso è un po' particolare, perché in realtà i microorganismi, soprattutto in questo periodo, sono stati demonizzati, tutti quanti stiamo a lavarci le mani con disinfettanti e quant'altro. In realtà i microorganismi, sempre in un'idea di comunicazione del nostro corpo con l'esterno, in realtà non esistono microrganismi buoni o microrganismi cattivi, cioè il buono e il cattivo in natura non esiste. Esiste un concetto di funzionale e un concetto di disfunzionale al nostro corpo. Okay? Che cosa vuol dire questo? Voglio fare un esempio e per questo un attimino che mi faccio aiutare da una slide. One moment, perdonatemi, ma è la prima volta che provo a fare questa cosa. Un secondo. Volevo farvi vedere questo. Un secondo, un attimo, non questo, questo qui. Ok? Questo disegno molto semplice, ok? Mostra 3 tipi di sistemi, ok? Un sistema isolato è un sistema che non scambia niente con l'esterno, ok? Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che lui ha all'interno tutta una serie di condizioni che rimangono immutate perché non scambia nessun tipo di fonte, ok? All'esterno. Poi c'è un sistema chiuso che invece scambia soltanto energia. Noi, come tutti gli esseri viventi, siamo dei sistemi aperti e scambiamo energia, scambiamo materia e scambiamo informazioni con l'ambiente esterno. Ovviamente questa cosa avviene anche con i nostri microrganismi, ok? I microrganismi del nostro corpo, quindi che diciamo i nostri self, i nostri microrganismi self, in realtà sono in continua comunicazione sia tra di loro e sia con le popolazioni all'esterno del nostro ambiente, ok? Nel nostro ambiente. Queste comunicazioni sono nel mondo microbico sono molto molto veloci e ci sono degli scambi veri e propri di materia genetica, ok? Un esempio, ad esempio l'antibiotico resistenza, che tutti quanti più o meno hanno come concetto, no? Quando noi prendiamo troppo tempo un antibiotico si formano dei ceppi batterici resistenti all'antibiotico. Come si formano questi ceppi batteri resistenti? Praticamente tra tutte le popolazioni di batteri che noi stiamo cercando di uccidere, a un certo punto si genera un batterio mutante. Ok? Questo batterio mutante, a parte diciamo moltiplicarsi, ok? Che cosa fa? Praticamente loro comunicano e dicono io sto morendo, ok? Scusate, mi piace fare un po' di teatralità, però così capite meglio. Io sto morendo, tu però com'è che stai così bene? Che cosa hai? C'hai qualcosa che mi fa stare bene? Fammi cercare un attimino, ecco, c'ho questo gene che mi fa stare meglio. E loro proprio se lo passano, ok? Questo trasferimento genico si chiama trasferimento genico orizzontale. E questa cosa avviene sia nelle popolazioni nostre di batteri e sia in quelle dell'ambiente. Che cosa succede se noi cominciamo a sterilizzare tutto quanto? Che la comunicazione tra i nostri batteri magari rimane all'inizio, però questi nostri batteri non possono più scambiare informazioni con quelli all'esterno. Quindi in qualche modo dicono, magari se loro all'interno della loro popolazione non hanno le risorse, non possono andare a attingere all'esterno. Ovviamente l'eccesso di sterilizzazione che cosa fa in realtà anche? Piano piano impoverisce anche le nostre popolazioni interne, che però non possono più rifornirsi
dall'esterno. E quindi praticamente in una sorta di, tant'è che il nostro microbioma attualmente è molto più vecchio, è molto più povero, pardon, rispetto ai nostri nonni, rispetto ai nostri genitori, rispetto ai nostri bisnonni. Perché? Perché loro lavoravano con la terra, stavano sempre all'aperto e quindi c'era un continuo scambio con l'ambiente, ok? E quindi c'era questa comunicazione continua. E spesso che cosa accadeva? È per questo che vi dico, cercate di cambiare, vorrei proprio farvi cambiare l'idea che voi avete sul sistema immunitario, sul patogeno, sulla cosa. Praticamente che cosa succede? Succedeva prima, adesso è molto più difficile che accada. Praticamente entrava un ceppo batterico dall'esterno e praticamente un periodo di assestamento, ma in realtà veniva integrato nel microbioma del nostro corpo, ok? E quindi entrava a far parte esso stesso delle nostre avanguardie, ok? Questo perché? Praticamente il nostro sistema immunitario in realtà non è composto soltanto dai linfociti, dai neutrofili, dai basofili, tutte quante queste popolazioni cellulari che stanno nel sangue. In realtà il nostro sistema immunitario è un sistema complessissimo, che in realtà possiamo vederlo un po' come un castello, ok? Le mura sono praticamente i nostri epiteli, ok? Abbiamo detto la nostra pelle, ad esempio, che ci protegge ogni volta che noi entriamo in contatto con delle sostanze. Se la pelle è danneggiata, queste sostanze entrano, diciamo, in modo indiscriminato, ok? Senza una selezione. Invece se è bella compatta, ok, non danneggiata, in realtà ha dei filtri. E queste qua sono le mura del nostro castello. Poi, dietro, ci sono gli arcieri. Chi sono gli arcieri? È il microbioma. È il microbioma. Quindi se noi abbiamo come epiteli la pelle, l'epitelio intestinale, le mucose nasali, le mucose dei polmoni e cose varie, ok? Noi abbiamo come microbioma, abbiamo il microbioma della pelle, il microbioma della bocca, il microbioma dell'intestino, ok? Quindi ogni mura discinta del nostro corpo ha i suoi arcieri, ok? Questi arcieri, ok? Servono praticamente ovviamente a evitare che qualcuno magari salga sulle mura, ok? E cerchi di entrare nel nostro castello. Solo dopo che sono state superate le mura di cinta, sono stati ovviati gli arcieri, solo in quel momento interviene quello che noi chiamiamo il sistema immunitario, quindi le cellule bianche del sangue. Ok? Quindi diciamo che, come vedete, impoverire la comunicazione del nostro microbioma col microbioma interno vuol dire creare una minore variabilità, una minore resistenza del nostro microbioma agli attacchi esterni, ok? Una minore capacità del nostro microbioma di integrare altre popolazioni, ok, microbiche all'interno del proprio esercito. E quindi questa cosa praticamente genera poi un indebolimento generale per cui qualsiasi cosa entra diventa patogeno. Okay? Un'altra... ecco, volevo un attimino sì. interromperti perché appunto stai parlando di un qualcosa di veramente interessante, no? Che spiegato in questa maniera le persone stanno cercando di apprendere al meglio. Qui c'è subito una domanda Sì. che vorrei farti, perché poi così puoi anche ricollegarti a quello che stai dicendo. Sì. Che differenza c'è tra una persona sieropositiva dichiarato negativo, ovvero portatore sano dovrebbe essere, ma ha comunque contratto il virus HIV, e un altro che invece è sieropositivo normale? Esiste davvero questa differenza, dice? Allora, aspetta, mi spiego meglio, così magari ti... Allora, mi spiego meglio, come mai alcune persone gli si scatena la vera e propria malattia e altri no? E cioè rimangono solo sieropositivi? Come agisce il loro sistema immunitario, a parte la dura prova che ogni persona magari deve sopportare? Questa è la domanda. È un po' complicata. No, allora l'ho capita.
No, non è quello il problema è formulare una risposta che possa aiutare veramente la comprensione. Quindi è un po' difficile soltanto la formulazione della risposta, ma la domanda è così. Allora, intanto vediamo, un attimino, fatemi un attimo mettere insieme le cose. Allora, se noi prendiamo un virus, ok? È quello che sta accadendo anche con il Covid-19, no? Ci sono le persone che lo portano, ok, con sé, ma quasi non se ne accorgono, ok? Gli asintomatici, vengono chiamati così, ok? Che sono i sieropositivi, diciamo, portatori sani, ok? Poi ci sono quelli che hanno dei sintomi blandi, ok? La differenza, e poi ci sono quelli che finiscono in malattia intensiva. Qual è la differenza di questi tre? È il loro sistema immunitario, ok? Quanto sono state forti le loro barriere, quanto sono forti i loro microorganismi, ok? In realtà, in questa fase qua, sono queste qua le due componenti del sistema immunitario più importanti, ok? In realtà la parte linfocitica, ok, lavora soltanto su quelli che sono finiti in terapia intensiva, ok? Tutto la componente dietro. E quelli là sì, ne avranno di belle da lottare, ok? Lì è veramente stato attivato tutto il sistema immunitario e convogliato. In realtà la differenza è soltanto dal mio punto di vista, ok? Cioè quello che io poi insegno ai miei pazienti dal proprio stile di vita e la propria capacità di costruirsi delle mura di cinta forti, un buon microbioma, ok? Che dunque Questa è la grande integrare differenza e non è una predisposizione genetica, ma è una predisposizione proprio di abitudini di vita. personale, certo, soggettiva. Questa è una cosa molto importante perché molti pensano che mangiare bene vuol dire mangiare la pasta asciutta, vuol dire, che ne so, fare una buona colazione. Non è proprio così, perché ormai i cibi che mangiamo, giusto, Sì, cioè, non sono come è una molto volta. particolare questa cosa. Guardi, voglio introdurre una cosa, visto che abbiamo parlato di questa cosa del virus, che so che vi tocca. Sì, sì. Volevo farvi un esempio, è un esempio che è preso, poi magari vi invito a leggere qualche libro di questo professore, del professor Hamer. Lui ha teorizzato diciamo, una serie di principi, okay, che lui chiama le 5 leggi biologiche. Okay? A noi, come in questo caso, ce ne interessa una sola, che è molto bella. Io devo dire che secondo me fa capire tantissime cose, okay? Che è questa. Noi, quando arriva un'infezione, in realtà è più o meno come se fosse un aiuto umanitario dall'estero. Mi spiego meglio. Quando il nostro microbioma non è in grado di sostenere, okay, una lotta, che cosa fa? Così come sta facendo l'Italia con l'Europa e con il mondo, no? Dice, venite ad aiutarmi, ok? Portatevi le mascherine, fatemi venire dei medici, dei paramedici, perché io non ce la faccio, ok? Queste infezioni, quindi in realtà all'inizio, quando arrivano, sono degli aiuti umanitari. Ok? Che cosa succede però? Con il tempo, quando il corpo non riesce comunque a ripristinare un equilibrio e a inserire nel proprio organico questi organismi ovviamente proliferano. Crescono e ovviamente vanno a occupare gli spazi, ok, delle popolazioni che c'erano prima, che erano però deboli, ok? E quindi da che erano venuti per aiutarci, alla fine ci conquistano, ok? Questa è la differenza tra un aiuto transitorio dall'esterno e un insediamento, È ok? un'invasione. Ok? Questa è la differenza. In realtà all'inizio quasi tutte le infezioni nascono come in aiuto al corpo. Poi il problema è che dato che noi mangiamo di schifo, dormiamo di schifo, viviamo in un ambiente di schifo, relazioni di schifo, questo equilibrio non si ripristina mai e quindi noi ci ritroviamo con questa invasione stanziale che sta lì. Vabbè, io non mi muovo, poi quando vuoi, ok, quando la situazione d'allarme finisce io mi Esatto. sposto, ma non finisce mai questa situazione di allarme. E poi noi giù di antibiotici, ma il problema non è, cioè, poi alla fine siamo costretti a prenderli. Ma perché? Perché non abbiamo lavorato prima sulle nostre infrastrutture
Non so se vi ritorna il discorso degli ospedali in Italia, noi abbiamo lavorato prima sulle nostre infrastrutture per non dover chiedere aiuto dall'esterno, ok? Ci siete? Esatto, Ok, la per quelli platea è che grandissima, quindi io collassano. spero che si capisce. È per quello che poi i nostri ospedali collassano, perché non sono Esatto. pronti. Allora, il nostro corpo funziona come uno stato, è uguale, è lo stesso. Le infezioni sono problemi di immigrazioni non ben gestiti, ok? Aiuti umanitari che si stanziano nel nostro paese, ok? Nel nostro corpo, quando invece dovrebbero aiutare e poi andarsene, ok? In realtà il nostro corpo non è molto differente dallo Stato, ok? Se sei malato un pochino come lo Stato italiano, ok? Se Esatto, invece non sei bravo. malato e sei uno Stato ben in salute, magari sei come l'Estonia, e la Germania e cose varie, ok? Che Perché sono hanno anche... prevenuto il problema, loro hanno lavorato sul Diciamo che pure problema e lo loro sanno stanno prevenire. messi male col Covid, però diciamo che loro a livello di infrastrutture però sono molto più forti. Sicuramente non avranno bisogno degli aiuti come li abbiamo avuti noi. Sì, Okay? infatti intendevo quello, intendevo loro hanno lavorato prima, hanno prevenuto prima di curare. Quando è arrivato il Certo. problema, Esatto. questi nemici, diciamo, li hanno saputi gestire, non hanno invaso più di tanto, diciamo, questo ecosistema che creano invece appunto questi virus. Ecco, Esatto. eh, adesso c'è, io direi a questo punto di praticamente quali sono le condizioni principali che mettono a rischio appunto il nostro corpo in maniera prorompente, diciamo così. Allora, adesso scusatemi, faccio un attimo un'altra volta il passaggio allo schermo, un secondo che sono un po' poco tecnica, un secondo, questo era il nostro bicchiere per spiegarvelo, ma passiamo un attimo, scusate, un attimo, no, volevo passare, ce la faccio? Ok, volevo passare a questo schema qui, non vi spaventate però, mi raccomando. Allora, che cosa rappresenta questo schema? Sembra una E che cosa fabbrica. dovete capire di questo schema? Non dovete capirlo tutto. Considerate che questo schema è cresciuto in 4 anni, ok? Il primo schema di questo tipo qua, veramente l'ho formulato 4 anni fa. Quindi diciamo che è cresciuto nel tempo e quindi non dovete capirlo tutto quanto in un'ora e mezza. Quello che mi interessa di questo schema è che voi vediate quante sono le connessioni che ci sono con il nostro sistema immunitario e con le nostre abitudini. Okay? Noi in realtà in ogni momento, okay, siamo in grado di influenzare positivamente o negativamente il nostro sistema immunitario. Okay? Quindi in realtà veramente, come dico sempre ai miei pazienti, la salute è una scelta di vita. Okay? Se tu scegli di non scegliere, cioè di non fare niente, in realtà tu stai scegliendo per la malattia. Perché? Perché in realtà costantemente nella nostra vita noi siamo immessi, ok, in un ambiente che ci porta ad ammalarci, che ci porta a distruggere le nostre barriere, ok, che porta a distruggere i nostri arcieri. Okay? Quindi noi siamo in un ambiente costantemente provante la nostra salute. Quindi in realtà se vuoi rimanere in salute non puoi rimanere passivo. Mai, non è possibile, almeno non nella nostra società. Questo è uno schema molto particolare perché in realtà rappresenta, okay, il processo infiammatorio. Okay? Quindi adesso cerco di spiegarvi diciamo un po' come funziona il processo infiammatorio e per capire un pochino meglio come ciò che facciamo, quindi le nostre azioni esterne, che magari diciamo ma che succede se faccio questo? Ma su, ma per queste cavolate può succedere quest'altro? No, ma non può essere che è soltanto per questo. Okay? Noi ogni volta che diciamo questo, in realtà stiamo bypassando tanti piccoli niente, ok? Che poi alla fine togli qua, togli là, togli là, togli là, brrr, e crolla il castello. Okay? Partiamo dall'infiammazione. L'infiammazione è il nodo centrale, okay, di questo schema, è questo qui, ok? Questo schema blu, questa cosa qui, questo nodo blu è l'infiammazione. Cosa succede? Avviene un danno primario, qualsiasi, da infezioni, da ferite, cellule che stanno poco bene e quindi cominciano ad essere dismesse. Cosa succede? Nel luogo in cui si forma questo danno cominciano ad arrivare tipo segnali di fumo. Okay?
Questi segnali di fumo, ok, li traduciamo molecolarmente parlando nelle citochine, ok, che sono dei segnali che dicono qua c'è un problema, ok, e quindi tutto il corpo, tutto il sistema immunitario va a vedere che cos'è, quindi diciamo arrivano i pompieri, no? Cominciano a spengere il fuoco, cose varie, poi a un certo punto quello che rimane viene spazzato via, ok? E questa è la fase proinfiammatoria. La fase proinfiammatoria, quindi la prima fase dell'infiammazione, serve per spengere il fuoco, uccidere gli invasori, distruggere tutto quanto, ok? Poi c'è una seconda fase che porta via le macerie, ok? E comincia a ricostruire, che è la fase antinfiammatoria ed è la fase successiva di costruzione, ok? Quindi prima bisogna distruggere, ok? Per poi ricostruire, soprattutto quando qualcosa è danneggiato. E questa qua, diciamo, è l'infiammazione così come dovrebbe procedere, quindi dovrebbe avere un inizio, svolgere le sue funzioni e avere una fine, ok? Temporizzata, ok? Si deve autoestinguere, ok? La parola d'ordine è autoestinzione, cioè nel senso inizia, grande incendio, si chiude e si aggiusta tutto quanto. Questa cosa va bene, cioè è la cosa funzionale che serve per combattere appunto un'infezione, una ferita, una cellula che non stava proprio bene, cose varie l'abbiamo eliminata, eccetera, eccetera. Cosa succede però quando questo meccanismo comincia a far casino? Cosa succede? Succede che, ad esempio, no? Non ci sta una risposta pro-infiammatoria sufficiente. Quindi in realtà il nostro sistema immunitario sonnicchia, ok? Magari è un po' stanco e quant'altro, quindi non abbiamo una risposta sufficiente. Okay. E questa cosa ovviamente, ad esempio, è tipica di chi ha le infezioni ricorrenti, ad esempio. Okay. Oppure, ok, abbiamo una buona risposta infiammatoria iniziale, ok, ma questa infiammazione non prosegue, cioè nel senso continua la parte di distruzione, ma chi costruisce non c'è. Questo avviene in particolare perché viviamo molto al chiuso. In realtà c'è una molecola che tra l'altro la stiamo imparando a conoscere in questi anni perché viene rivalutata, che è la vitamina D, che viene dal sole. Okay? Quindi diciamo che in assenza di alcune componenti che attivano la seconda fase infiammatoria, noi ci ritroviamo a aver distrutto tutto quanto, ma non avere nessuno che ci ricostruisce. Okay? E questo è un altro tipo di danno che ci può essere lungo questa cascata infiammatoria. Altro tipo di possibile danno che ci può essere. Abbiamo una buona fase proinfiammatoria, magari abbiamo anche una fase antinfiammatoria abbastanza efficiente, ma abbiamo continui stimoli negativi, continui, che continuano a accendere l'infiammazione e cerca di procedere lungo questa cosa, portare al riparo, ma non fa in tempo a riparare tutto quanto, che subito viene di nuovo distrutto. E quindi lei prende, riprende, ridistrugge, rifà, riprende, ripara, ma non riesce più a ricostruire l'organo, il tessuto in modo funzionale, perché non fa in tempo. Ok? E quindi piano piano ci mette le pecette. Ok? Quindi si chiama tessuto cicatriziale. Okay? Quindi invece di creare un tessuto veramente funzionale, comincia a mettere le toppe. Okay? E questo qui ovviamente più va avanti e più il tessuto comincia a perdere la sua funzionalità. Questo processo, così come lo ho descritto io, questa cosa di mettere le toppe piano piano, man mano che il ciclo si ripete di infiammazione, è praticamente quello che porta, che è conosciuto come infiammazione silente, okay? O sindrome metabolica. Okay, che poi è alla base di quasi tutte le malattie degenerative, ok? Anzi non quasi, perché quasi tutte le malattie degenerative del corpo, ok? E questo è una cosa molto importante. Comunque abbiamo detto che in questo sistema quello che noi dobbiamo osservare soprattutto è quante sono le cose che noi possiamo fare per stare veramente bene, ok? Perché? Perché se è vero che, come avete visto, c'è un marasma di roba da tenere sotto controllo e questa è la brutta notizia, è che dobbiamo stare attenti veramente a tantissime cose, la bella notizia in realtà è che abbiamo il potere di controllarle quasi tutte.
ok? Controllarle, ridurle, magari ridurre l'impatto l'impatto che queste cose hanno sul nostro corpo, ok? Quindi diciamo che abbiamo un certo grado di potere. Ovviamente quello che è importante è essere coscienti di queste cose. Facciamo degli esempi, ok? Giusto perché appunto se no non voglio lasciarvi così. Allora, se noi pensiamo al nostro corpo come una macchina, ok? Che è stata programmata in un determinato modo e per vivere in un determinato ambiente. Ok? Che è così, cioè noi siamo stati programmati per vivere in natura. Okay? Il nostro corpo si è sviluppato in milioni di anni per vivere con la natura. Okay? Vediamo che cosa lo rende in realtà malato in questo ambiente. Tutte quelle cose che lo rendono malato in questo ambiente si chiamano mismatch. Mismatch è una parolaccia inglese che vuol dire semplicemente incongruenze, ok? O semplicemente dissonanze. Dissonanze da che cosa? Da quello in realtà per cui noi siamo programmati. Faccio sempre degli esempi in modo da aiutarvi a entrare nell'idea. Ad esempio, noi viviamo al chiuso, ok? Nessun animale in natura, compreso l'essere umano in natura, vive al chiuso. Il fatto di vivere al chiuso in realtà porta a tutta una serie di vezzi, ok? Che in realtà sono appunto disfunzionali al nostro stare bene. Ad esempio, ci sono le luci artificiali. Che ore sono? Sono le 7, aspettate, sono le 7 e 8 minuti, ok? Io ho una luce, in realtà, che mi direbbe al mio cervello, se io non avessi questi occhiali, ok? Che è a mezzogiorno, ma sono le 7 e 8 minuti, ok? Quindi questa cosa in realtà dà un messaggio al nostro cervello, ok? E al nostro circuito ormonale, per contro, che è mezzogiorno, ma sono le 7. Okay? Questo che cosa fa? Okay, cercate di seguirmi. Ovviamente peggiora il nostro sonno, ad esempio. No? Quindi noi dormiamo peggio, ma sapete che cosa serve il sonno? Serve a ricaricarci, serve a permettere al nostro corpo di disintossicarsi, ok? Permette di riciclare, ok? Le cellule che stanno andando a male, ok? Per nutrire le cellule sane. Se noi non dormiamo, questo processo non avviene, ok? E quindi noi, appunto, per le condizioni in cui abbiamo messo il nostro corpo, stiamo male. Okay? Un altro esempio di mismatch è ciò che mangiamo, ok? In natura, ma le merendine non esistono, ok? Quindi, diciamo, che cosa noi andiamo a fare, ad esempio, con le merendine? Andiamo a tormentare, ok? Il nostro apparato digerente, ok? Il nostro intestino. E andiamo praticamente a creare un'infiammazione, ok? Enorme all'interno dell'intestino che danneggia la nostra parete intestinale, ok? Vi ricordate le nostre mura di cinta del castello? Ok. Praticamente le andiamo a danneggiare. Quindi ovviamente questa infiammazione che cosa fa anche? Va a danneggiare anche la nostra flora batterica, ok? Che comincia ad essere un po' sofferente. Oddio santo, ma che cos'è questa cosa? Oddio! Magari appunto si cominciano a produrre strani metaboliti, strane tossine, cose varie e cominciano a far casino, ok? Questi metaboliti e queste tossine, se la parete è danneggiata, dove vanno a finire? In giro per il corpo, ok? E queste tossine, questi metaboliti che in giro per il corpo, che cosa fanno? Generano altri focolai infiammatori, ok? E magicamente stiamo male, ok? E poi uno dice, ma io non lo so perché che cosa ho fatto, ok? Ma non lo so, ma sarà la genetica. In realtà la genetica, io sono uscita dall'università come biologa di genetica molecolare, ok? E vi assicuro che questa storia della genetica pesa sulla salute un 15%? Regaliamogli questo 15%.
In realtà, appunto, come vi ho detto, il grosso dipende da ciò che facciamo ogni giorno. Okay? E ne ho le prove su di me, sui miei pazienti, sui miei figli e cose varie. Ad esempio, un'altra cosa che, ad esempio, questo schema vi fa capire, quando i medici dicono non ci sono cause per la malattia, no, non si conoscono le cause. Non è vero che non si conoscono. La causa è il nostro stile di vita. Il problema è che le cause di ciò che noi abbiamo, ok, sul nostro corpo, della nostra malattia, è tutto ciò che abbiamo intorno, tutto ciò che facciamo. Quindi in realtà sono tutte quelle cose che noi definiamo normalità. Ok? Quelle cose che noi ci affezionano, ma no, ma come? Mia nonna mi ha tramandato questa cosa, ok? Tutte queste cose che poi soprattutto io il mio lavoro, quindi diciamo che vado a sradicare queste cose dai miei pazienti praticamente sembra che io gli vado a limitare la libertà. Ma quale libertà? Di stare male? Ok? In realtà tutto ciò che noi definiamo normalità, ok? È un falso mito, mettiamola così. In realtà se noi impariamo a capire come, ok, agire, ok, e come queste cose influiscono sul nostro corpo e come possiamo modificare questi atteggiamenti nella vita, praticamente noi in realtà torniamo ad essere liberi di stare bene, ok? E non di stare male. E questa cosa ovviamente è un passaggio molto molto difficile perché ovviamente cioè, ci sta il compagno o la compagna che ci dicono ma no, ma che stai facendo? Sono tutte cavolate, new age e cose varie. Oppure c'è il medico, ma no, l'alimentazione non c'entra niente. Ma no signora, si figuri se è per quello, ma sicuramente lei è ipocondriaca. Sono tutte cose che mi raccontano i miei pazienti. Poi ovviamente nel momento in cui io li metto di fronte al quadro infiammatorio, a quelle che sono le possibili influenze e le andiamo a modificare, magicamente queste cose cambiano. Okay? Quindi diciamo che questo è un po' il discorso. Okay? Quindi che cosa realmente influisce sul nostro stato infiammatorio, il nostro quindi sistema immunitario è la nostra società. Okay? E in realtà la cosa importante è che noi, se ne abbiamo coscienza e impariamo ad agire su di essa, in realtà prima possiamo cambiare per noi stessi e poi magari, chi lo sa, con il tempo possiamo anche influenzare il mercato, influenzare le condizioni, però se noi non ci convinciamo per primi, come facciamo? Ok? A cambiare tutto? Questo è più o meno il discorso sulla domanda. Alex, ti ho perso. Allora, no, io stavo ascoltando molto attento, Sono molto stata liscio. chiara? Mi avete seguito? Io spero di Sì, 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 sei perché... stata chiarissima, Ok, anche molto no, perché ho semplice. sempre paura di non avere... di non riuscire ad arrivare. No, tranquilla, stai arrivando perché lo spiego in un molto, molto appassionato. Anche perché tu poi hai un tipo di comunicazione, lo si può vedere anche dal tuo sito, che è molto semplice, molto diretta e soprattutto poi inviteremo anche gli amici ad andare a visitarlo, in modo che si possono anche guardare dei video che possono scaricare. Però adesso rientriamo in quello che è la serata e ti vorrei fare una domanda molto semplice, no? Quella che poi si fanno tutti. Quali sono gli strumenti per salvaguardarlo, per stimolarlo, coadiuvarlo, fargli riprendere le sue corrette funzionalità per questo nostro organismo che è malconcio, ma molti non se ne rendono Allora, conto? quali sono le potenzialità? Partiamo dall'alimentazione, visto che è il mio lavoro, dai. Allora, a parte che premetto che non vi darò indicazioni che cambiano radicalmente il vostro stile di vita. Per quello, se volete, venite da me, perché tanto ci impiegherò un po' di tempo per farvi il lavaggio del cervello. Se no, ognuno può rimanere nel suo range, però deve rispettare delle regole. Ok? Quindi diciamo che vi do 3-4 regole che comunque vi porteranno a stare meglio, anche senza abbandonare il vostro stile di vita. Okay? Ad esempio, la prima cosa sono i cibi industriali. Okay? Ho parlato di merendine non a caso. Okay? Cosa intendo per cibo industriale? Perché io sono abbastanza radicale su questa cosa. Tutto ciò che è in busta, in scatola,
in barattolo, ok? Quindi diciamo che le cose si comprano al banco frutta, alla cosa della carne, e cose varie, e possibilmente, ovviamente, deve essere di maggiore qualità possibile. Okay. Questo mi interessa, ad esempio ci sono alcune volte alcuni miei pazienti ogni tanto dicono no perché ho comprato l'insalata in busta, Cosa? Ok, mi raccomando cercate di, ad esempio le uova in barattolo, le uova, i bianchi d'uovo in bottiglia, cioè nel senso io a parte che non, nella mia ignoranza, perché io mangio molto semplice, nella mia ignoranza non sapevo neanche che esistesse questa roba, sono presente inorridita quando me l'hanno detto, dico state scherzando, voi comprate Sì, sì. il bianco d'uovo in Il bianco bottiglia. d'uovo e il rosso d'uovo, in Pure barattolo. il rosso d'uovo. No, sì, pure imbarazzo. Ho scoperto tante belle cose che mi hanno fatto scoprire i miei pazienti. Ho detto, ragazzi, io sono dissociata dal mondo, perdonate, sono 15 anni che non vedo la televisione e faccio altre cose un po' ascetiche che non vi sto a raccontare adesso. Poi magari mi presenterò meglio in un'altra occasione perché c'è tanto da dire su questa cosa. Però diciamo che io sono rimasta sconvolta perché io in realtà non pensavo neanche che venisse fatta questa amenità. Okay? Quindi mi raccomando, ponete grande attenzione a questa cosa. Altra cosa, l'uso degli elaborati. Tu dici che cos'è sto elaborato? Delle farine, molto banalmente, farine, latti, cose varie. Più un cibo è elaborato, più fa male. Okay. In generale, qualsiasi esso sia, io ho parlato delle farine perché sono quelle più comuni, ma in realtà se tu ad esempio prendi una mela, quindi togliamo proprio il discorso farine, tu prendi una mela, se la mangi così è un conto, se la frulli è un altro, se la centrifughi è un altro, ok? Quel cibo, ok, viene letto dal corpo in modo diverso. Okay? Quindi meno è elaborato il cibo, meglio è. Poi ovviamente rispettare le stagioni, la regionalità e cose varie, quello assolutamente è fondamentale. Okay? Altra cosa, attenzione ai cibi che hanno più di 3 ingredienti. Questa cosa è fondamentale, cioè voi dovete riuscire a capire che cosa state mangiando. Questa cosa è una cosa molto particolare perché, ad esempio, soprattutto al sud, si mangia molto speziato, si mangia molto, diciamo, condito e quant'altro. In realtà è importante che anche l'occhio riesca a riconoscere cosa sta mangiando. In realtà la digestione parte nel momento in cui noi osserviamo il piatto. Se in realtà il nostro occhio non riesce a riconoscere che cosa c'è, ok? In realtà la digestione parte molto più rallentata, ok? Se noi vediamo una bella bistecca, lo stomaco si prepara, dico mamma mia mi sta arrivando una bella bistecca, ok? Quindi comincia a prepararsi. Se invece magari appunto è un frullato, ok? Non riesce a capire, cioè nel senso l'occhio non riesce a distinguere che cosa sta mangiando e quindi non si prepara adeguatamente. Quindi è importante che siano ben distinguibili i cibi, ok? E poi un'altra cosa che è controtendenza assolutamente è il numero di pasti durante la giornata. Meno è, meglio è. Ok? Cioè si dice 5-6 pasti perché sennò la glicemia se cala, muori tra dolci sofferenze. Non è vero. Ok? Meno si mangia durante la giornata, meno frequentemente si mangia, prego, non meno si mangia, non è una questione di quantità ma di frequenza. Quindi meno frequentemente si mangia durante la giornata, meglio è. Okay. Quindi non 5-6 pasti, non più di 3. Okay? Non più di 3. E poi tra l'altro durante la quarantena è fondamentale, se no troviamo tutti quanti obesi, mi raccomando. E Ascolta questo per Ethel, quanto riguarda. Ethel, tu Sì. cosa pensi del digiuno? Ah, io ho tantissime cose bellissime. Tantissime cose Ah, ecco, bellissime. ecco, ecco. Il mio terzo libro, l'ultimo, è incentrato sul digiuno Perché digiuno molti fanno la terapeutico. domanda appunto anche in privato, me la stanno facendo, cosa ne pensi del digiuno, se fa bene, se fa male? Allora, per me fa bene, ma ovviamente il digiuno, come ogni cosa, è uno strumento. Io faccio sempre l'esempio del martello. Il martello lo puoi utilizzare per piantare il chiodo, ma poi puoi rischiare pure di dartelo sul dito. Quindi Esatto. diciamo che quello che è importante, quando tu hai uno strumento, sai anche come utilizzarlo, quando utilizzarlo. Non puoi utilizzare lo stesso martello per togliere una vite, ad esempio. Ok? Quindi Ok. diciamo che è importante utilizzare lo strumento per quello che ti serve e in funzione anche di quella che è l'esigenza del tuo corpo. Faccio degli esempi, considerate che le casistiche sono tantissime. Di solito il digiuno è associato al dimagrimento,
ok? Ci sono delle persone che andando in digiuno in realtà prendono peso. Voi dite, come cavolo è possibile prendere peso se stai digiunando? Ovviamente per digiuni brevi, non sto parlando di digiuni lunghi, ok? Però i digiuni brevi di 1 o 2 giorni, in realtà alla fine del digiuno si ritrovano più cicciotti. Questa cosa è una questione ormonale, ok? Il digiuno va preparato, il corpo nel digiuno va preparato, ok? Quindi è importante assolutamente sapere da dove si parte e dove si vuole arrivare, prima di dire se il digiuno va bene o il digiuno va male. Okay? Ho dei pazienti che, dato che appunto sanno che sono una fan del digiuno, spesso mi chiedono, ma secondo te se faccio il digiuno a me va bene? Io a alcuni gli dico di no. Perché? Perché nella loro fase, così come stanno, in realtà creerebbero più danni che altro. O magari gli dico no, magari non andare sui digiuni lunghi, vai sul classico digiuno intermittente 16-8. Ok? Invece, ad esempio... Magari quello del digiuno possiamo fare una puntata, perché è molto Assolutamente, sì, vasto. sì, no, ma è meglio perché sennò se, nel senso, magari abbiamo ancora altre, possiamo dire altre cosine sul sistema Sì, 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 immunitario e sì. poi No, ma rischiamo poi di... ci sono anche delle domande che adesso incominceranno a scrivere, dunque è meglio Ok, farlo in una sessione diversa. ok. Tanto tu Ehm, sarai con noi anche nell'associazione, di conseguenza Se mi volete, se vi ha fatto assolutamente piacere lo la sai diretta e già, cose varie, voglia. abbiamo già approvato all'unanimità. Ok, sono felice. E allora, beh, proseguiamo. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo parlato dell'alimentazione. Parliamo del sonno. Del sonno. Eh, Il sonno, come vi ho detto, ha delle funzioni strepitose, cioè nel senso in realtà il corpo sembra quasi lavorare di più di notte che non di giorno. Il sonno, diciamo, ha delle regole, ha una regola che io ho riunito proprio in un'unica frase per far capire qual è il range in cui noi dovremmo essere svegli, ok? E la salute si misura in numero di albe che vedi, ok? E in numero di ore di sonno che fai prima della mezzanotte. Okay. Questo è teoricamente il range in cui noi dovremmo stare svegli, quindi dall'alba, diciamo, a 2-3 ore prima della mezzanotte. Okay. E questo è il, diciamo, la regola sul sonno. Altra cosa che potremmo fare, ad esempio, ecco, il contatto con la natura. Vi ricordate il discorso dei microbi, dello scambio tra il nostro corpo e l'ambiente, tutto il resto? Ok, se noi stiamo sempre chiusi dentro casa, sto scambio, quando avviene? Ok, abbiamo sterilizzato tutto, abbiamo pulito tutto, ci siamo lavati bene le mani perché ci mancherebbe il Covid, ci ucciderà, ok? e, però in realtà noi così stiamo impoverendo la comunicazione del nostro corpo, ok? Con quello esterno. Quindi in realtà il contatto con la natura è fondamentale. Io in realtà, ad esempio, a prescindere che sono contro tutta una serie di prese di posizione dei governi mondiali su questo Covid, però a prescindere da quello che è un altro discorso, però in realtà la clausura fa più male che bene, proprio per il discorso di isolamento che ha il nostro corpo. Okay? Quindi in realtà andare fuori e ricevere il sole, ok? In realtà è già sterilizzante di suo il sole, ok? Quindi diciamo se noi stiamo dentro è peggio, ok? Oppure il fatto di stare a contatto, appunto noi abbiamo questi microrganismi che vogliono parlare con gli organismi dell'ambiente e non lo possiamo fare, anzi li stiamo pure uccidendo con tutti gli antibatterici che utilizziamo, insomma ci sono un po' di cose. Poi la tecnologia. La tecnologia. La prima cosa che io vi direi è spengete il wifi prima di andare a dormire e magari litigate pure con i vicini se siete in un condominio come me per cercare di farglieli spengere pure a loro di notte. Ok? Fino a che stiamo in piedi l'impatto è minimo, no, non è vero, anche quando siamo in piedi e siamo svegli l'impatto è grande, però quando dormiamo è ancora peggio. Diciamo, cerchiamo di spengere i wifi prima di andare a dormire. Altra cosa invece, le luci artificiali. Già ve l'avevo accennato, il nostro cervello riceve input luminosi, ok? E praticamente tramite quelli comunica con il ritmo naturale e
se noi praticamente stiamo sempre al chiuso con le luci artificiali, in realtà noi facciamo perdere, diciamo, le coordinate spazio-temporali al nostro cervello, perché per lui è sempre mezzogiorno, è mezzogiorno da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire, a causa delle luci artificiali. Quindi in realtà appunto è importante la comunicazione con l'esterno, quindi cerchiamo, ad esempio, se vedete io ho degli occhiali gialli, ok? Il fatto che siano gialli ha una caratteristica molto particolare, servono praticamente per filtrare la luce bianca che ho qui e la luce bianca blu, ok? Che ricevo dal monitor del computer, ok? Quindi per evitare che vengano danneggiati i miei occhi. E questa cosa sono delle piccole accortezze, ok? Non è che ti salvano la vita, però sono quei tanti piccoli niente, ok? Che piano piano noi andiamo a controllare, modulare, a porre un certo grado di attenzione, quindi magari non sarà tutti i giorni che ce lo ricordiamo, però noi cerchiamo di mettere insieme più pezzi possibili nel miglior modo possibile, ok? Compatibilmente con le nostre abitudini, le nostre attitudini, le nostre esigenze e anche magari le nostre problematiche specifiche. Ok. Altra cosa, i contaminanti e la depurazione per contro. Ok. Che cosa vuol dire questo? Allora, possiamo evitare i contaminanti? No, non li possiamo evitare. Ok? Quindi, dato che non possiamo evitare i contaminanti, perché sennò non dovremmo neanche respirare, perché in realtà l'aria è contaminata, ok? Dato che non possiamo fare questa cosa, noi dobbiamo pensare a periodi di depurazione regolare. E lì ritorna il discorso del digiuno, Alex. Cioè, appunto, per questo ho detto, dico, forse è meglio che ne parliamo abbondantemente in un'altra cosa. Perché? Perché in realtà noi puliamo la macchina, puliamo casa, ok? Puliscono le strade ogni tanto, qua a Roma un po' meno, però si vede il risultato. Comunque diciamo che la pulizia regolare del corpo è fondamentale perché comunque non possiamo evitare che si sporchi. Okay? Non viviamo in un mondo pulito, quindi dobbiamo pulirlo regolarmente. E questa cosa si fa con vari detox. Io sono promulgatrice del digiuno, ma perché è, secondo me, lo strumento che la natura ci ha dato. Io credo nella natura. Ok? Che cosa credi? Io credo nella natura. E credo che comunque se noi siamo sopravvissuti come specie fino al 2020, ok? In realtà camperemo per molto più tempo, povera la Terra, tra parentesi, ok? In Purtroppo realtà se sì. siamo sopravvissuti fino ad oggi è perché la natura ci ha dato tutti gli strumenti per la sopravvivenza, è solo che non li usiamo. Questa è Diciamo la che verità. stiamo un po' maltrattando questa natura perché l'uomo la sta maltrattando. Ma Adesso tanto vorrei... ci sta ritornando tutto, si chiama Esatto, karma. ci ritorna tutto, infatti Si anche chiama con karma. la nuova tecnologia ci ritornerà tutto con gli interessi. Ascolta, volevo farti una domanda. Molti mi fanno delle domande in privato, forse si vergognano di farle in pubblico, ma tanto uguale, e dicono qualche consiglio per proteggerci o per dare, aspetta, per dare più forma al nostro organismo. Cioè, vogliono sapere cosa possono fare, cosa possono integrare in questo momento. Allora, integrare. Allora, intanto, facciamo un discorso generale, visto che comunque voglio darvi una visione d'insieme, se no ve lo leggete su internet, cioè nel senso non voglio darvi soltanto la pillolina, ok? Allora, teoricamente la salute è come un'assicurazione, si fa in prevenzione, ok? Questo è il mio concetto di salute, ok? Io non mi sono preoccupata mezzo secondo del coronavirus, ok? Mezzo secondo, cioè non è proprio... Vabbè, è l'ennesimo virus che il mio corpo se lo prende e lo manda via, ok? Questa è la cosa. Ma perché? Perché io faccio un lavoro costante sul mio corpo, sulla mia vita, sulle cose, su quella dei miei figli, quindi diciamo che non ho neanche il problema, dice, lo faccio io, non lo fanno i miei figli, no, lo fanno tutti quanti e cose varie, quindi io so che loro sono protetti. Questo per me è la cosa numero uno. Io in realtà, dato che ho visto che c'era un disastro, infatti ho detto, dico, vabbè, io sto così tranquilla, ma qua il mondo si sta fermando tutto quanto, dico, allora, cioè, avevo una percezione della cosa, diciamo da un mio punto di vista, perché io avevo fatto un certo tipo di lavoro su di me, ma davo anche, tra virgolette, per scontato nella mia testa che fosse lo stesso lavoro che facevano gli altri. Ok? E allora io a un certo punto ho fatto un post su Facebook e poi ho visto è stato condiviso tantissimo, che erano 24 cavolate di indicazioni per dire guarda se proprio non hai fatto niente fino adesso almeno fai questo così almeno quantomeno riduci i danni, ok? E questo qua ve lo riporto così abbastanza così come l'ho scritto poi su Facebook. La prima cosa che io vi posso suggerire
per migliorare il vostro sistema immunitario è prendere la vitamina C. Non volete cambiare niente, non volete fare niente perché? Perché siete, ancora dovete convincervi che quello che vi ho detto, comunque ci siamo conosciuti oggi, quindi non è detto che non voglio convincervi in poco tempo, ok? Ho dei pazienti che sono mesi che cerco di convincerli, quindi insomma non voglio appunto fare proseliti. Quindi se non volete cambiare niente, la vitamina C, ok? La vitamina C. Semplice, non mi dite quale marca, cosa, acido ascorbico, ok? Quello che viene usato per la venificazione nelle enoteche, ok? Proprio semplice, semplice. Se vi dà fastidio lo stomaco, invece utilizzate quello, aspettate un attimo, non mi ricordo come si chiama, liposomiale, ok? Perché è più delicato, ok? Soltanto quello, le uniche due versioni che vi do. Ne prendete, che dosaggio? 1 grammo per 10 ogni 10 kg di peso corporeo. Però non me lo prendete tutto assieme, perché se mi fate, per dire, ad esempio, peso 50 kg, ok? Se io ne prendessi magari 5 grammi tutti assieme mi darebbe fastidio, invece me lo distribuite, ok, durante la giornata. Ok, quindi tipo 2 grammi, 1 grammo, 1 grammo, ok, distribuito durante la giornata. Vi fermate solo se vi dà fastidio a livello intestinale. Okay? Perché la vitamina C può dare un po' di turbolenza. Se voi sentite che già 2 grammi vi danno fastidio, vi fermate, a prescindere da qual è il dosaggio. Ok? Questo per la vitamina C. La vitamina D, non esagerate, perché comunque se non avete mai fatto le analisi e cose varie, non esagerate, magari 2000 UI, 4000 UI, ok? Senza esagerare. Okay? Perché se non avete l'analisi, ragazzi, io mi baso sempre con i miei pazienti che ho le analisi, ho la storia e tutto il resto, quindi diciamo che per dare una cosa generica ve la do un po' bassa in modo che così stiamo tranquilli. 2000-4000 UI. E poi, vabbè, il digiuno, ragazzi, il digiuno, dico io, fa pure le patatine fritte, cioè nel senso fa veramente tantissime cose. Ok? Il digiuno in realtà è anche preventivo oltre che curativo. Quindi se vi scappa un giorno di digiuno a settimana, così, considerando che poi la quarantena sta facendo diventare tutti un po' ciccioni, male non fa, ok? In realtà questa cosa permette a dare delle piccole spinte al vostro sistema immunitario, ok? Se non riuscite a fare 24 ore, ne fate 18, ok? Fate quello che potete, ok? Però fate un'interruzione nella somministrazione di cibo nel vostro corpo. E che altro avevo detto? Evitate le farine e le cose elaborate. Lo so che è andato a ruba, che è il lievito di birra. Basta mangiare pizza, non ve l'ho detto. Ok, fa male al sistema immunitario. Quindi tutti questi lieviti di birra che si sono fregati ai supermercati, ragazzi, gli stanno distruggendo l'intestino. Quindi buttateli se li avete comprati. Ok, mi raccomando. Va Allora, bene? sì, io volevo farti anche una domanda riguardo invece all'inquinamento che sta avanzando. Come si può contrastare questo mondo tecnologico, come dicevamo prima, no? Che c'è questo inquinamento che sta avanzando. Cosa si può fare? Allora, all'avanzamento dell'inquinamento non si può fare niente. Siamo destinati a soccombere al 5G, 6G, 7G, 8G, cose varie, ai contaminanti che piano piano legalizzeranno, ok? Tutta roba che era già stata classificata come tossica, adesso stanno dicendo ma no, non è vero che era tossica, ci siamo sbagliati. Quindi soccomberemo, ok? Se non impariamo a depurarci regolarmente. Ok, se non impariamo a depurarci regolarmente. Io ho scritto questo libro, ovviamente non sapevo del Covid, non sono una veggente, cose varie, ma ho scritto il mio terzo libro, che appunto si chiama Supervivere il XXI secolo, proprio perché in realtà già prima del Covid il mondo stava andando proprio alla deriva. Ok? E quindi ho detto, dico, cavolo, bisogna scrivere un qualcosa che riassuma, ok? Una presa di responsabilità, una presa di coscienza, una presa di consapevolezza da parte delle persone, ok? Per riuscire a non farsi spaventare dalla tecnologia che avanza, perché tanto avanzerà, cioè nel senso il ISSI, cioè qualcuno, ok, nell'alto, io non so chi, ok, vuole che la tecnologia avanzi, ok? Noi saremo una società tecnocratica, ok? Quindi non possiamo sfuggire a questa cosa. Però noi possiamo in qualche modo tamponare, limitare, evitare, ok? I danni che questo avanzamento fa. E il digiuno e
molte delle tecniche che noi perché siamo in due in realtà gli autori di questo libro, abbiamo inserito in questo libro, sono volte proprio a tamponare gli effetti negativi del mondo che avanza, che degenera, ok? In realtà, dal mio punto di vista, e lo scopo del libro è anche questo, è cercare di riprendere la coscienza delle persone a fare un passo indietro, ma anche una decina di passi indietro, ok? Quindi riuscire a stimolare le persone a cambiare le loro abitudini in modo da influenzare anche il mercato. Cioè io credo, sinceramente, che siamo in grado di avere un vero grande potere sui mercati in generale, ok? Se noi andiamo al supermercato e compriamo le merendine, cosa stiamo alimentando? Stiamo alimentando le merendine, ok? Se andiamo al supermercato e compriamo la frutta e la verdura, compriamo la carne buona e cose varie, poi diciamo no, quel pesce lì non è buono e cose varie, i supermercati ovviamente orienteranno la loro qualità in funzione della richiesta. Il problema è che adesso sono le stesse persone a non richiedere la qualità. Perché? Vuoi per pigrizia, vuoi per abitudine, non importa. Okay? Vuoi per mancata coscienza. Okay? Quindi in realtà l'idea è che si può influenzare il mercato, si può invertire il processo, ci vuole tanto tempo, ci vuole tanta fatica, ci vuole tanta volontà, ci vuole tanta responsabilità, ci vuole una massa critica di persone che dicono no. Ovviamente io dico sempre, la rivoluzione non parte dall'alto, mai, mai. La rivoluzione parte dalla volontà di un singolo, che è uguale alla volontà di un altro singolo, che di un altro singolo, un altro singolo, che insieme fanno una collettività, che hanno una volontà uguale, per cui poi sono in grado di creare quella massa critica di generare la rivoluzione. Okay? Il problema è che ognuno fa per cavoli propri e quindi questa rivoluzione ognuno guarda il proprio orticello e la rivoluzione non si fa. La rivoluzione non riesce ad arrestare questo avanzamento, perché poi alla fine dice vabbè ma su che cosa che vuoi, un 4G e 5G in fondo è una G in più, chi se ne frega, cioè, alla fine è quello l'idea delle persone. Poi quando arrivano le cose, visto che il Covid spaventa tanto, se voi andate a vedere la distribuzione del Covid in Italia e la distribuzione delle antenne 5G in Italia, c'è una coincidenza, ok? Esatto, c'è una grande coincidenza. Io non dico niente, Tu punto. non dici niente, però si deve dire che praticamente qua arrivano anche delle domande, no? Mi dicono contro il 5G cosa si può fare? Ci cuoceranno lentamente senza poter fare niente. E Digiuno, qui magari la dottoressa non può uscire dai digiuno. suoi parametri, No, però posso digiuno. dire Non sono che i miei parametri, sono sempre i miei parametri, io sono nutrizionista, posso dirlo? Il digiuno. Io il motivo per il quale mi sono innamorata del digiuno, perché ne ho visto le potenzialità. È ovvio, cioè nel senso, non è che non saremo tutti quanti mediamente peggio, ok? Però ci sarà chi soccomberà, ok? E chi riuscirà comunque a supervivere, come è scritto nel libro, ok? Nonostante il 5G, quello e quell'altro. Si può fare. È più difficile, ma sarà sempre più difficile. Ok? Più la corrente è forte, più devi remare forte per riuscire a contrastarlo. E quindi è così. certo, se vogliamo andare a fare una bella battaglia dobbiamo allenarci e avere i muscoli e dobbiamo essere preparati, altrimenti con il primo Non colpo di vento possiamo ci essere porta via. passivi. Cioè, quello là dice, ma Esatto. no, ma chi se ne frega? No, chi se ne frega? Cioè, no, c'è la cascata, o remi, o no, chi se ne frega. Esatto, anche perché hanno visto proprio in questi giorni, hanno fatto uno studio sulle città dove il Covid, dove il coronavirus, chiamiamolo, dai, ha avuto maggiore intensità e dove appunto hanno attivato queste antenne, questa tecnologia che è la 5G che leggevo stamattina perché io mi informo su queste cose, praticamente come se fosse un'arma militare, hanno fatto veramente dei danni in altre occasioni, però giustamente la gente non è informata, dunque io dico abbasso i 5G, personalmente è un mio pensiero soggettivo, anche se Io, serve per tutto, perché questo tipo di onde attraversa tutto, anche il cemento armato, lavora in modo trasversale, non è come la normale fino al 3G, 4G, poteva anche starci, ma questo 5G proprio prende le persone
in ogni parte, ogni punto della casa. Dunque dici bene tu di spegnere anche il wifi, perché anche quelle sono frequenze che condizionano il nostro corpo. Certo, certo. Guarda, ti dico, allora, visto che avete Tanari, quindi lo posso dire, ma anche le zone più colpite sono quelle che sono state maggiormente vaccinate. Esatto, anche quello, sì. Bergamo con 40.000 vaccini su menginococco. Ripeto, Io, noi siamo qui io non a ho detto parlarne, però. niente. Comunque l'importante io dico che corpo sano, mente sana, hai perfettamente ragione, bisogna integrare, perché ormai bisogna integrare con Ma qualsiasi non tecnica. solo, non solo Alex, mi raccomando. Le No, no, perché io integrazioni dico, sono integrazioni. Ha uno stile di vita adeguato. tu hai un tuo metodo, hai creato un tuo metodo che, se lo vuoi anche dire il nome del tuo sito, così le persone possono Si anche chiama andare a trovare. Immunoreica. Immunoreica. Immunoreica.it. Punto com. Immunoreica.it. Punto com. Ah, .com, hai fatto bene. Ecco, adesso io vorrei, visto che ci mancano circa un quarto d'ora alla chiusura, di passare magari, se c'è qualcuno che vuol fare delle domande, Io sono così qua. magari possiamo anche rispondere a questo. Il digiuno, in quanto tempo si deve fare? L'hai già detto prima. Eh, qui dice qualcuno, con Compli Sharing possiamo anche organizzare una rivoluzione, certo, piano piano ce la faremo anche noi. Siamo qua per questo. Ecco, poi qualcuno mi faceva una domanda, appunto, tipo: buonasera, se possibile un pensiero su questi ozonizzatori per pulire l'aria. Ecco, l'ozonizzatore Sono non... d'accordo. Sì, C'è però pure un stiamo attenti, perché con gli rumore ozonizzatori troppo. bisogna, quando sono in funzione, bisogna stare lontani, perché Eh sì, per essendo... forza. Certo, bisogna tenerli, che ne so, io lo utilizzo per esempio l'ozonizzatore perché è ottimo, ma è anche vero che non dovete permanere in casa quando lo utilizzate. Dunque, se lo accendete mezz'ora, dopodiché entrate, aprite le finestre, la vostra casa sarà Allora, questo come completamente... funziona? Metti lo ionizzatore. Metti lo L'ozonizzatore, ionizzatore, no, no, qui parla di chiudi la porta. ozonizzatore. Eh, eh. Ozonizzatore, lo Mettila ionizzatore è lo diverso, questo accendi. proprio parla proprio di ozonizzatore. Ozonizzatore. Sì, sì. E quello lì Comunque chiudi sì, tutto, lo fai esatto. attivare e poi rientri nella camera dopo un'oretta. Apri Sì, la sì, ma si può anche finestra, aprire la finestra. apri la L'importante, finestra, fai areggiare un attimino e basta. Fatto. esatto, perché fa malissimo se respirato, fa male ai polmoni, ma bevuto, per esempio, un bicchiere d'acqua ozonizzata fa benissimo al cuore. È vero o no, dottoressa? Allora, ammetto questa cosa non la so. Mi piace dire quando non lo so che non lo so. Ah, ah. No, io mi occupo un pochettino di queste cositine, per quello che mi No, piace l'acqua dare anche ozonizzata qualche ammetto consiglio. non l'ho mai provata, mai testata e cose varie. Ho testato un sacco di cose, ma questa qua mi manca. Bene, Quindi bene, prima o questa sarà presto. un'altra cosa che testeremo. Allora, quantità di vitamine le abbiamo dette, l'attività fisica può aiutare, mi chiedono, Sì, assolutamente. sì, ovvio, cioè, nel senso dentro casa magari se ti metti a saltare il vicino si incavola un pochino, diciamo che sì, assolutamente. Allora, tutto ciò a cui il nostro corpo è programmato è stimolatorio. Ok? Faccio un esempio. Noi stiamo, adesso non so voi se siete seduti, ma io sono seduta da un'ora e mezza. Ok? In realtà il corpo non è fatto per stare seduto, o quantomeno non è fatto per stare seduto su queste sedie. Ok? Se noi ci sediamo in un determinato modo, allora va bene. Okay? Cioè, in realtà tutto ciò che è non fisiologico, ok? In qualche modo fatto danneggia. In modo Okay? continuativo. Sì, il problema è la ta, 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 ta. Se tu fai così sulle cose fatte bene è tutto a posto. Se lo fai sulle cose fatte male, ovviamente piano piano dai e dai e dai e dai e le cipolle diventano aglio. Quello è. Ecco, qui c'è un'altra domanda, dottoressa. Dice, dottoressa, buonasera, i probiotici? Ho un cuor d'asino, un cuor di leone sui probiotici. Perché? Perché i probiotici in realtà dipende dalla tua situazione intestinale. Ci sono delle persone, ad esempio, che hanno disbiosi, quindi hanno una proliferazione batterica enorme,
ok? Se tu gli metti i probiotici fai peggio. Quindi dipende, non c'è una risposta univoca. È soggettivo, diciamo, da individuo Per a esempio, individuo. dopo gli antibiotici, i probiotici aiutano. Perché? Perché gli antibiotici hanno distrutto la carica batterica e rimpinguarla aiuta. Ok. Okay? Ma Allora, così, dice poi... senza sapere la situazione dell'intestino della persona, non posso dire se sì o no. Esatto, bisogna avere un quadro clinico, diciamo. Allora, poi c'è un'altra, dice, volevo chiederti, è la dieta chetogenica, cosa ne pensa? Associato a barrette o biscotti o pane e così via, chetogenici, di che cosa sono fatti? Dunque, è una domanda un po' con una risposta, però, dunque, chiede se la dieta chetogenica, cosa ne pensi di questa dieta? Allora, rispondo alla domanda in due parti. Perché? Perché la domanda per me si divide in due parti. Se si fermava che cosa ne pensi della dieta chetogenica, era una cosa. La dieta Esatto. chetogenica con le barrette e cose varie, in realtà, se vi ricordate la regola che vi ho dato, no roba confezionata, che non si capisce che cavolo è dentro, e cose varie, ovviamente le barrette non esistono. In natura, vedi nascere dagli alberi le barrette? Ok, no, mi raccomando ragazzi, cioè, nel senso, io veramente i miei pazienti ormai veramente si fanno le risate durante le consulenze perché io a un certo punto dico ragazzi, cioè, cercate, io non c'è bisogno di una laurea, ok? In natura nessun animale ha una laurea per capire che cavolo deve mangiare, Certo. ok? Cioè, sotto l'essere umano ha bisogno di una professione stupida come il nutrizionista, ok? Io faccio la professione più stupida del mondo. Okay, Allora, perché... qui Ok, mi raccomando. Comunque, c'è no, però un'altra... voglio rispondere alla prima parte Ah, però della sì, va domanda, bene. della chetogenica. La chetogenica è come il digiuno, è uno strumento, ok? E bisogna sapere usarlo, sapere quando usarlo, sapere le condizioni del proprio corpo, quali sono, e le condizioni che sono favorevoli per poter supportare una chetogenica, ok? Ci sono molte persone che hanno dei gravi problemi ormonali che se entrano in chetogenica, invece di dimagrire, ingrassano, ok? Quindi diciamo che non ne penso né bene né male, è uno strumento, se lo sai usare, ok? E se sai quando usarlo, è uno strumento molto potente, come il digiuno, ok? Come una buona alimentazione, ma se tu lo fai soltanto perché la rivista Pinco Pallo ha detto che la dieta chetogenica fa dimagrire, ok? Magari tu sei sei quel fortunato, quella fortunata che andando in chetogenico, ok, in chetosi, stai bene, e poi ci sta lo sfigato che in realtà diventa obeso, ok? Mi raccomando, ok? Tutto ciò che viene venduto come, come si dice, come, oddio, pillola, ok? In realtà è un vizio della nostra società. Cioè noi siamo abituati a ragionare in pillole, ok? Quella cosa funziona, quella cosa fa male, ma in realtà in natura non è così, ok? Ci sono le volte che una cosa fa bene e quella stessa cosa ci sono dei momenti in cui fa male, ok? Non so se vi è mai Beh, capitato, cercate di ragionare, io voglio farvi ragionare anche su questo. Se vi è mai capitato che mangiando lo stesso cibo una volta vi ha fatto bene e una volta non vi ha fatto male e una volta invece vi siete sentiti gravemente male, ok? Che cosa è cambiato? Se il cibo era lo stesso, che cosa è cambiato? Eravate cambiati voi. Magari eravate arrabbiati. Ad esempio, se mangio un'insalata, ok? E sono incavolata, a me mi si gonfia la pancia. Io non posso mangiare l'insalata quando sono arrabbiata. Ok? Voi dite, che cosa cambia? Io lo so che cosa cambia. In realtà il nostro umore influisce molto sulla nostra flora batterica, ok? E quindi comunque l'insalata, se la mia flora batterica sta un po' incavolata, ok? Ovviamente va ad alimentarla ulteriormente e io mi gonfio come un pallone. Ok? Ma questa qui è una cosa che io so perché l'ho studiata, ma non c'è bisogno, cioè voi non avete bisogno di sapere una cosa. Vi accorgete che c'è un cibo che quando state in una condizione vi fa male e in un'altra condizione vi fa bene? Ok? Quello che cambia siete voi. controlla il Okay? piede. E la stessa cosa sono gli strumenti. Ok? Ci sono dei momenti nei quali, ad esempio, io riesco ad andare in digiuno e a viverlo perfettamente.
Io ad esempio la scorsa settimana volevo fare un digiuno un po' più lungo, visto che sto a casa e diciamo mediamente ho bisogno diciamo di stimoli anche mentali, volevo farlo di 3 giorni. Oh, io volente o nolente sono riuscita a fare soltanto di 2, eppure è 1 anno e mezzo che faccio digiuni tutte le settimane. Ok? Quindi non è che non sono allenata a fare i digiuni, però in qualche modo nella mia testa c'era un qualcosa che mi ha detto, dice, è meglio che esci perché non è la condizione ottimale per farlo. Ok? E io ho interrotto il digiuno un giorno, sì, un giorno prima. Ok? Andava bene così. Ok? Si vede che non era il momento. Cioè, non è uguale. Ok? Non esiste nessuna dieta, nessun dosaggio, nessuna cosa che può rimanere uguale nel tempo. Ma perché? Perché noi non siamo uguali nel tempo. Ok? Quindi diciamo che la chetogenica sì, ok? Può essere un buono strumento, ora io non ti conosco, quindi non so se va bene nello specifico per te. Allora, qui c'è, io e mia moglie stiamo facendo un percorso alimentare basato sull'abbinamento dei cibi, con risultati straordinari, soprattutto di peso e riduzione peso, senza sale, senza zuccheri aggiunti, olio in abbondanza e senza aceto. Questa era Senza, no, l'ultima non l'ho sentita. Aspetta Alex, l'ultimo senza? Allora, senza sale, senza zuccheri aggiunti, olio in abbondanza e senza aceto. Ok. Ok, E qui questa era la domanda? un'affermazione. No, no, e questa era un'affermazione. Allora, tutto ciò che funziona e vi fa stare bene va bene. Cioè, nel senso, non ho le informazioni sufficienti per dirvi se va bene o no l'alimentazione. Il fatto di togliere il sale, io praticamente mangio pochissimo sale perché in realtà mangiando in modo molto naturale è facile riuscire a togliere il sale perché il corpo in realtà ne richiede molto di meno. Ok? Perché la richiesta di sale in realtà è anche dovuta a uno squilibrio ormonale. Ok? Questo Bene. qua Allora, vuole. Però diciamo ci che sono di per sé non è malvagio quello che mi hai detto, che mi è stato detto. Però se voi state bene, non deve esserci nessuno che vi convinca a dire che una cosa vi sta facendo male. Quindi se voi state bene, continuate con quella cosa. Se per qualche motivo la vostra vita cambia e quindi magari quella dieta non è più adatta a sostenervi, ok? Magari voi rivalutate, ma non rivalutate l'alimentazione totalmente, ma magari pensate che cioè, in quella fase particolare della vostra vita avete bisogno di un altro tipo di apporto energetico. Ok? bene. Allora, c'è una cosa curiosa, dice, i suoi occhiali sono occhiali graduati? No, Sì o no? No, vedo perfetto, benissimo. Sono solo perfetto, colorati. Servono soltanto per benissimo. proteggere la luce blu. Era una sciccheria. Allora, la quantità, aspetta che andiamo sulle ultime domande, perché visto che stiamo quasi in chiusura. Allora, dice, wow, la dottoressa è stupefacente. Ehm, Grazie. aspetta che ci sono delle domande che sto andando a recuperare. Quindi parte tutto dall'elettrificazione più invasiva, sì, l'abbiamo detto. Ecco, io utilizzo l'alga di kombucha da 10 anni, la conosce? Sì, ma è come fermentato? No, non lo so, qui c'è No. scritto, io utilizzo un'alga, la conosci? Punto. Sì, Vabbè, sì, la comunque la conosco. conosci, è una buona alga. Sì, buona, Allora, buona, è uno strumento, è come ogni cosa è uno strumento. C'è gente che se prende il kombucha mi finisce in ospedale. Io ho dei pazienti che sono magari soggetti allergici che prendono il kombucha e finiscono in ospedale. Cioè, non è dice, quello. Ogni cosa può essere buona o cattiva, non esiste un concetto di buono o cattivo. Dovete capire questa cosa, esiste un qualcosa che è funzionale o non funzionale. ok, poi c'è una domanda che dice, in play sharing si potrà acquistare anche un ozonizzatore per acqua scontatissimo? Sì, più avanti sì. Poi, che ne pensa della dieta Life 120? Non credo che qui. Allora, no, non è un problema. Posso dire, allora, Life 120, ok, è una rivisitazione molto sporca, molto sporca della dieta paleolitica, ok? Semplicemente ci ha aggiunto un po' dei fagiolini, un po' di ricotta e cose, cioè, non è che non si è inventato niente, ok? Vabbè, comunque male non fa, diciamo. No, male non fa. Ecco, Io ti dico, io ho molti pazienti Life 120isti, ok? Che in realtà erano andati in stallo con la Life 120 e poi si sono sbloccati,
ok? Quindi in Poi realtà c'è un'altra domanda, andiamo a braccio. Io da tempo faccio l'idrocolon, cosa ne pensa? E... No, mi sto vedendo una risposta un po' scurrile. Allora, no, faccio la versione un po' edulcorata. Per me le cose passano dalla bocca all'ano e non il contrario. Ah, ok. Okay. Però diciamo Nella... che allora, mediamente ad alcuni è stato molto, in realtà ti dico la mia esperienza con i miei pazienti perché molti l'hanno fatta, ad alcuni è stata risolutiva, ad altri ha avuto, dato delle problematiche. Dal mio punto di vista dipende dal tipo di clinica in cui l'andate a fare, perché in realtà l'idrocolon tende a impoverire la flora batterica, quindi in realtà se non c'è una buona reintegrazione di flora batterica e un buon regime alimentare associato, in realtà l'idrocolon lascia il tempo che trova. Ok, quindi mi raccomando, dovete sapere quello che fate e perché lo non fate. eccediamo, diciamo. Ecco. Allora, poi dice, salve, il sistema immunitario è aiutato o no dal pensiero? Se sì, se si hanno pensieri negativi si abbassano, se si hanno pensieri positivi si alzano, se sì, come avviene? Zuccheri, glicemici, aiuto? Allora, è una domanda bellissima, è bellissima. Allora, a parte che abbiamo accennato a un qualcosa di simile sul sul mio terzo libro, scritto a quattro mani. Allora, il pensiero, te lo traduco con una frase. Pesa più un chilo di stress che un chilo di pasticcini. Ok, questa è una frase che mi sono inventata io, mi piace perché rende l'idea. In realtà, se noi abbiamo dei pensieri pesanti, una situazione pesante, dei pensieri logorroici, no? Di quelli che stanno lì, in realtà noi andiamo a inficiare, se vedete, state vedendo ancora il sistema infiammatorio che vi ho messo, c'è il sistema nervoso autonomo, se vedete sta proprio in cima, ok? Questo arancione ciccioso qua. Praticamente il nostro stato emotivo va a influenzare il sistema nervoso autonomo, ok? Cosa fa questo sistema nervoso autonomo? Sempre ipersemplificando, è diviso in due rami, ok? Il simpatico che è attivatore, quindi quello che viene definito di lotta o fuga, ok? E c'è il sistema parasimpatico che è quello tranquillizzante, ok? Quello della calma. Okay? Se noi abbiamo un pensiero che ci fa soffrire in qualche modo, che cosa succede? Viene attivato il sistema nervoso, ok? Simpatico, ok? E quindi il nostro corpo sta sempre in allerta. Cosa succede? Ok? Se questa allerta rimane sempre accesa. Immaginate quando si accendono gli allarmi delle macchine, no? Un minuto, ok, 2 minuti, ok. Magari ci sono quelle volte che magari passano le ore e non arriva nessuno a spengerlo, ok? A un certo punto, praticamente, il sistema proprio dice basta, ok? Questo praticamente, se noi pensiamo perennemente negativo e quant'altro, in realtà va a sovraccaricare i nostri sistemi di risposta, ok? E in realtà poi a un certo punto, prima li sovraccarica, ok? E poi piano piano li esaurisce. Okay. Quindi in realtà sul sistema immunitario funziona allo stesso modo. In realtà la nostra risposta all'inizio diventa esagerata, ad esempio tipo le allergie, no? Arriva un polline e magari ci viene lo shock anafilattico. Poi piano piano questa risposta da esagerata in realtà si va a deprimere sempre di più perché il corpo non può stare sempre costantemente in allerta. Okay. Quindi che succede è che piano piano si deprime sempre di più e poi alla fine arriva un input e non risponde più. Okay, non risponde più. E lì praticamente è il problema, ad esempio, di tutte le persone che hanno preso in modo grave il Covid-19. Ok? Che cosa è successo? Con molta probabilità il loro sistema immunitario era stimolato, pensieri, abitudini e cose varie, È arrivato il Covid, in realtà era già in fase di esaurimento, quindi non è riuscito a opporsi, ok? Il Covid è entrato ovviamente danneggia i polmoni, ok? E i polmoni sono veramente funzionalmente molto importanti, cioè, se vai all'intestino, diciamo, bene o male ti fai le corse al bagno e finisce lì, ma ha danneggiato i polmoni, ok? E quindi non riesci a respirare e ovviamente i respiratori non ci sono e tu muori, ok? Ma in realtà il problema è a monte, il Covid è la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Bene, allora siamo in chiusura praticamente, voglio solo dirti un'altra domanda, poi per le altre domande al limite rimandiamo alla prossima sessione che faremo sicuramente presto. Qui c'è un elogio per te che dice: dottoressa, lei ha il dono della semplicità tipica di chi conosce veramente gli argomenti di cui trattasi. Complimenti, questo ci voleva Grazie. e ce ne sono tanti di elogi. Ecco, dunque per concludere, possiamo solo dire ai nostri ascoltatori, da qui in poi, dai, al prossimo mese, per un mese, dai una pillola veloce, virtuale la pillola, una pillola veloce di cosa devono fare per contrastare, oltre che magari contattarti, No, vabbè, no, contattarmi quando volete, anche dopo. No, la pillola veloce, già ve l'ho detto, la vitamina C, la vitamina D, e come l'ultima domanda che è stata meravigliosa, veramente molto bella, cercate di pensare positivo. Tanto se pensate positivo o pensate negativo, quello che deve accadere accadrà ugualmente, però almeno il vostro sistema immunitario è alto. Esatto, grazie mille. Io ti ringrazio davvero, come dice la Barbara D'Urso, no, di cuore, perché veramente ti ringraziamo. Ovviamente ti vorremmo nuovamente ospite con noi, perché tanto inizieremo una sorta di cammino, andremo sempre a toccare dei temi nuovi, delle domande nuove. Dunque ti ringrazio veramente di essere stata con noi e ringrazio questo pubblico, ovviamente. Grazie a tutti, veramente, siete stati meravigliosi. Grazie e mi raccomando, state in campana perché torneremo presto. Ciao e buona serata a tutti. Grazie Alex, anche a te. Figurati, grazie a te. Ciao.